Marti2882 dice: super utile, grazie mille. Grazie a te. Hai degli altri metodi per allenare la mente a staccarsi? Sono una persona che pensa troppo e mi autodistruggo creandomi una realtà paranoica che non ha a che fare con la realtà. Siccome la filosofia già lo so, ti chiedo aiuto tramite il concreto, ossia chiedendoti altri esercizi da consigliarmi. Grazie. Questo è un commento che mi hanno fatto sotto il video: realizza il vero te stesso con questo semplice esercizio. Quindi mi chiede, ok, ma come questo esercizio a livello pratico, come faccio a staccare la mente? Mi chiede altri metodi per allenare la mente a staccarsi. Il punto cos'è? Non puoi allenare la mente a staccarsi perché non puoi staccarti dalla mente se utilizzi la mente. Non puoi cercare di risolvere, di mettere a posto la spazzatura che hai dentro di te se rimani nel cestino. Allenare la mente per staccarsi vuol dire che stai utilizzando la mente, che ti identifichi con la mente come soggetto. E invece la mente è l'oggetto, non è il soggetto. È uno strumento che si utilizza per vivere. Questa in realtà è uno strumento di sopravvivenza che ci è stato dato nell'evoluzione per sopravvivere al meglio, ma poi con la nascita della consapevolezza, con la nascita di questo strumento incredibile che è il nostro corpo e l'immaginazione e la memoria, eccetera, anche per molto di più. Il potenziale umano è qualcosa di incredibile, quindi non è questione di allenare la mente a spegnersi, non si può spegnere la mente, semplicemente bisogna imparare a non identificarsi con essa, quindi a vederla come uno strumento da utilizzare e a utilizzarla quindi prendendo un po' di distanza nel modo corretto, almeno da non autosabotarsi. Quindi non dico di farti del bene, che sarebbe il massimo, ma almeno da non farti del male. Quindi se ti fai del male non lo stai facendo apposta, non esiste una persona che apposta si farebbe del male. È perché non hai idea di quello che stai facendo e quindi ti fai del male o pensi che farsi del male sia la scelta giusta. Quindi non puoi allenare la mente a staccarsi perché è proprio la mente che deve staccarsi. E come prendere questo spazio per vedere con chiarezza questa distinzione tra il soggetto e l'oggetto, tra se stessi, la mente e il corpo. Capire che la mente è un'accumulazione di pensieri, è un'accumulazione di memoria, è un'accumulazione di impressioni durante questi anni sulla Terra. Il corpo è un'accumulazione di cibo, sempre di cose che prendiamo da questo pianeta in prestito, ma quindi ci deve essere un soggetto, un qualcosa che accumula, un'intelligenza più alta al di fuori della mente che accumula quello che veniva chiamato divinità nelle religioni, quello che viene chiamato consapevolezza, che viene chiamato coscienza, che viene chiamato citta in sanscrito. La meditazione, come ho detto nell'esercizio precedente, è la cosa migliore, perché meditare non è un atto, non è che puoi metterti a meditare, puoi fare delle cose per entrare in meditazione, e essere in meditazione significa che sei lì, ti identifichi con questo soggetto il più possibile, giorno dopo giorno, come andare in palestra, che tu vai, fai degli esercizi, vai a casa e non ti vedi, cioè non vedi nessun risultato, ci vuole tempo e dedizione. E la stessa e fare le cose anche fatte bene, con un programma. Stessa cosa con la meditazione, ma ancora più difficile, perché la meditazione non alzi nemmeno pesi, è qualcosa di addirittura meno tangibile. Quindi un giorno arrivi, ti guardi allo specchio e dici wow, sono migliorato. Stessa cosa con la meditazione, un giorno guardi e dici wow, questa compulsione qua non mi tocca più. Wow, vedo i miei pensieri, eccetera, eccetera. Inizi a avere, diciamo, i primi benefici, ma in realtà i benefici sono, diciamo, una conseguenza, ma non è il motivo per cui si merita. E quindi entrare in meditazione, fare delle cose che ti fanno entrare in meditazione è la cosa che si fa. Significa identificarsi in modo universale, quindi non con la nostra limitazione di mente e corpo, ma in quel soggetto, in quella coscienza senza memoria, in quell'intelligenza senza memoria sempre di più, quindi eliminare pian piano questi strati di noi e aprirsi a quella cosa immensa per cui noi facciamo da tramite. Come si diceva nella Bibbia, essere la mano di Dio. Qui non è che mediti e quindi succede questa cosa qua, è proprio perché tu fai degli esercizi fatti in un certo modo che entri in stato meditativo, quindi che entri in questa qualità in cui, come un testimone silenzioso, sei consapevole, sei conscio di quello che ti sta accadendo dentro e fuori, staccato dalla memoria, quindi non dando nessun giudizio, non dando nessuna etichetta, non giudicando quello che accade, nella vera creazione, quindi nel qui e ora.
Quindi secondo me, cioè non è secondo me, ma la meditazione è il vero e proprio esercizio per questa cosa qua. Ci sono varie tecniche, varie cose che si possono utilizzare, ma tendenzialmente diciamo che qualsiasi cosa che ti fa leggermente prendere un po' di spazio da mente e corpo, da queste accumulazioni, da queste identità limitate che ti fanno comunque soffrire per tutte le cose che ti crei compulsivamente dentro la tua testa o le cose che accadono nel tuo corpo, possono aiutare. Quindi qualsiasi cosa che ti fa andare nel momento presente, qui e ora, che è la vera creazione invece che la creazione che ti sei creato in testa. Una meditazione che a me piace tanto, che trovate su YouTube, si chiama Isha Kriya, o se no anche Eckhart Tolle, lui è molto bravo, c'è Jiddu Krishnamurti, c'è Sadhguru, Guru Ramdev, Gurudev, Wim Hof, ci sono tantissime persone che insegnano ognuno tecniche diverse, ma tendenzialmente anche semplicemente se ti siedi lì e cerchi semplicemente di stare ferma e ascoltare, già quello è tanto. Ma se tu vuoi altre cose pratiche, cos'è che ti può aiutare? Pensa anche da sola. Cos'è che ti può aiutare a uscire dalla tua creazione nella tua testa? Quando è che sei nel flow? Quando è che non sei nella tua testa e quindi smetti per un attimo di soffrire? Uno, quando fai cose che ti piacciono, quando fai cose che ti coinvolgono al 100%, quando fai le cose fatte bene. Quindi di solito qualcosa che richiede molta attenzione può essere l'attività fisica. L'attività fisica aiuta tantissimo, non solo perché ti migliora a livello proprio chimico, a livello di corpo, ma anche a livello di energia, ti cambia. Quindi tutto ciò che richiede la tua totale attenzione. Creare qualcosa di artistico, qualcosa che ti fa entrare nel flow. La natura. Stare in contatto con la natura ti rende molto più semplice come ambiente tornare qui, nel qui e ora, nell'esistenziale, invece che nell'individuale. Ci sono anche dei libri, anche semplicemente leggere un libro spesso ti può aiutare, soprattutto se è scritto da una persona saggia e consapevole. Dei libri che consiglio ve li lascio in descrizione, ho fatto anche un video a riguardo. Possono essere ad esempio Il potere di adesso, di Eckhart Tolle, il Bhagavad Gita, Yoga Sutras, Ingegneria interiore, ce ne sono tantissimi. Altre cose ci sono i corsi, come ad esempio Ingegneria interiore di Sadhguru, oppure ce ne sono tantissimi, non ho nessuna affiliazione con nessuno, vi dico semplicemente quello che ho provato io. Sono dei corsi che si possono comunque fare, anche poi di Hatha Yoga. L'Hatha Yoga aiuta tantissimo anche quello perché sia un esercizio fisico ma è anche energetico e mentale, quindi concentrarti sul respiro è una cosa che aiuta molto. Un'altra cosa è sempre che ti fa entrare in contatto con la natura, sono gli Ekadashi, quindi digiunare nel momento giusto, capire quando digiunare. Ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio in descrizione, ti mette proprio in sincronia con il resto della natura, con i cicli lunari, col ciclo del sole, col ciclo della terra, e quindi sei più in contatto con il qui e ora, con la vera vita, e puoi mantenere comunque una routine sana, una routine senza troppe compulsioni, senza troppe distrazioni, dedicare a qualcosa che ti piace fare, prendersi cura di se stessi, mangiare le cose giuste, non fare cose autodistruttive, cose di cui parlo sempre sul canale. Però diciamo che per uscire dalla propria mente, per allenarla, diciamo che bisogna portare il focus al di fuori della mente. È per quello che la gente utilizza esercizi di gratitudine, il potere di adesso, The Secret, le affermazioni, tutte queste cose qua sono state fatte semplicemente per portare l'attenzione o utilizzando la mente nel modo che ti fa star bene, ma sarebbe ancora meglio andare alla radice e prima uscire dalla mente, così poi impari a utilizzarla consapevolmente come ti pare, senza dover dipendere da fattori esterni o esercizi esterni. Un esercizio, ad esempio, molto pratico che potresti provare a fare ogni volta che ti capita di entrare in un loop negativo, quindi ti senti dei pensieri negativi, inizi a vederli, quindi sei consapevole che ti arrivano dei pensieri negativi, ti senti male per qualche motivo, già il fatto di identificarlo è buona cosa, quindi ad esempio, ecco, ho aperto i social, mi sono paragonato a qualcun altro, pensiero negativo, sta arrivando, mi fa star male. Quando ti arriva il pensiero negativo, semplicemente esci dalla testa, vedilo come pensiero, semplicemente come pensiero, il peso che ha, dagli il peso che è semplicemente un pensiero, non è realtà, è un pensiero, e torna qui e ora, quindi concentrati su qualcosa di vita, concentrati sul respiro, concentrati su un suono, concentrati sui tuoi cinque sensi, quindi torna nel corpo, senti la vita, semplicemente porta il focus su qualcosa di reale e vedrai che semplicemente il pensiero come una nuvola se ne va da solo. Ecco qua, fatemi sapere nei commenti se avete altre domande, per qualsiasi cosa scrivetemi anche in privato e cercherò di rispondere alle vostre domande nei prossimi video. Ciao ragazzi!